Sto viaggiando verso Lucca, la mia prossima meta per scoprire i borghi più irreprensibili d'Italia, in collaborazione con Lucca Crea. Più in basso, giù, perfetto. Mi trovo a Lucca, esatto, molti di voi la conosceranno come la città in cui si svolge Lucca Comics and Games, la più grande, prestigiosa e piovosa fiera di fumetti e cultura pop di tutta Europa. Ma questa volta mettete da parte il bubble tea e cosplay della casa di carta, vi mostrerò una Lucca nascosta, quella che vi capita di scorgere tra un martello gigante di Thor e un Transformer giallo di cui non ricordo assolutamente il nome. Quindi mettetevi comodi e preparatevi del pane buccellato, sto per raccontarvi Lucca. Al di fuori del Lucca Comics and Games. Lucca si trova a nord della Toscana, esattamente sotto i monti della Garfagnana, che non è un nome inventato, lo so perché ci sono stato e l'ho documentata. La prima cosa che si nota di Lucca sono queste particolarissime piante rossastre, ma subito dopo che è circondata da enormi mura. Prima di queste mura rinascimentali del Cinquecento c'erano quelle medievali, si vedono ancora, sono quelle fatte di pietre. Ecco, qui si vedono meglio, se strizzate l'occhio notate un portone vagamente medievale, con davanti un lungo fosso che ora si chiama misteriosamente Via del Fosso. Con le mura medievali, Lucca veniva continuamente assediata, tipo nel 1425 successe questo. Paolo Guinigi, signore di Lucca, aveva aiutato Milano contro Venezia e Firenze, quindi quest'ultima si vendicò andando a spaccargli tutto. Guinigi chiese aiuto al duca di Milano, Filippo Maria Visconti, ma Filippo non poteva intervenire perché aveva fatto la pace con Firenze, quindi finse di cacciare Francesco Sforza, mandandolo in realtà ad aiutarlo. Firenze allora pagò Francesco Sforza per farlo andare via e tornò ad assediare Lucca. Guinigi andò a dirlo allo zio Phil, che chiamò Genova, che inviò Niccolò Piccinino, che era piccinino ma menava forte, e Firenze venne sconfitta nella battaglia del Serchio. Per un pelo. Capite bene quindi che i lucchesi si erano così rotti le palle di essere continuamente assediati, soprattutto dai fiorentini, che decisero di costruire queste mura. Mura enormi, gigantesche, mura così grandi, ma così grandi, che appena i nemici gli si presentavano davanti dicevano «Maremma maiala!» e se ne tornavano a casa. Per questo motivo rimasero intatte fino ad oggi. Le nuove mura sono così grosse che una volta ci passavano pure con la macchina, una corsia più ampia delle normali strade della Garfagnana. Ogni bastione è un vero e proprio parco e ci si può entrare dentro, trovando qualche scultura gigante e delle lucine colorate rimaste intatte fin dal Medioevo. Le indicazioni metriche sono gentilmente offerte dalle case automobilistiche. Entrati da Porta San Pietro, quella rivolta alla stazione, ecco come si presenta Lucca senza Comics and Games. Se siete abituati a venire a Lucca solo per il Lucca Comics, è possibile che verrete investiti. A Lucca vanno tutti in risciò, è davvero pieno di gente che va in risciò. Questa è Piazza Napoleone come si presenta il naturale, con la classica giostra, la classica statua e il classico cavallo. Agli angoli ci sono le colonne della chiesa che Elisa Bonaparte ha distrutto per fare la piazza, buon sangue non mente. Elisa non aveva molta paura di essere attaccata, infatti ha trasformato le mura in posticini carini dove passeggiare e ha piantato questi alberini carini di magnolie. Come se non bastasse, distrusse pure le mura dalla parte di Firenze, la vicina più cattiva, per costruire quella che è ancora ora la Porta Elisa, forse la più brutta. In ultimo, essendo francese, ha introdotto la ghigliottina e questa era la casa del boia che nessuno voleva come vicino. Dato che Elisa era tanto amata, la statua in Piazza Napoleone non poteva che essere di Maria Luisa Borbone, la regnante successiva. Venerata per aver fatto un acquedotto, il simbolo dei Borboni è un giglio, quindi vicino c'è la Piazza del Giglio, il Teatro del Giglio, edificato dalla stessa Maria, il ristorante del Giglio e l'autonoleggio Giglio, si pensa non edificato da Maria. Proseguendo si arriva alla chiesa di San Michele in Foro, chiamata così non perché la parte sopra è piena di buchi, ma perché una volta qui era tutto foro romano. La statua è di Francesco Burlamacchi, giustiziato perché ha complottato contro i medici, per questo gli è stata fatta una statua, dalle spalle alla chiesa perché anche lei non gli stava molto simpatica. Lo scultore Matteo Civitali invece è rivolto verso la Madonna che ha fatto, nessuno gliela deve toccare. Leggenda vuole che San Michele abbia un'enorme pietra preziosa nell'anello e che in certi momenti si veda luccicare. Se la vedete esprimete un desiderio. Lo stile esterno è il sobrio pisano lucchese con le colonne decoratissime. Ogni colonna ha un volto, ma alcuni non sono proprio originali del Rinascimento, tipo Garibaldi o Cavour o Putin. Storia vuole che San Michele abbia un enorme pisello disegnato sul muro. Ecco perché Matteo Civitali controlla la sua Madonna. Dentro la chiesa, sulle colonne, ci sono altre antiche incisioni, forse dello stesso periodo del pisello. Una è pure un fumetto, ma guarda te dove si era spinto il Lucca Comics. Questo è San Davino, un pellegrino arrivato a Lucca e poi morto non si sa bene perché. Sicuramente non ha aiutato la ferita alla testa che è stata cauterizzata
fossilizzata, prima volta che questa pratica viene documentata in paleopatologia. Siccome si è conservato bene, è diventato santo, non li dimostra a 25 anni. In piazza San Michele c'è la pasticceria Taddeucci, luogo sacro per il pane bucellato, il tipico pane lucchese con uvetta e anice. Immancabili tortelli lucchesi con la carne molto buoni, hanno anche la torta cecina, la torta alle erbe, la treccia cioccolatosa e il castagnaccio che fa così tanto l'unigiana garfagnana. A Lucca è nato Giacomo Puccini, la sua statua è circondata da un'aura di reverenza e spiritualità. Questa era la sua casa, ancora oggi circondata da buona musica. Come vuole tradizione romana, vicino al forum passano le due strade ortogonali, il Cardo e il Decumano. Il Cardo è via Fillungo, la via dello shopping della Movida. Questi negozi a forma di T sono smontabili, invece di avere una saracinesca si smonta tutta la parte esterna, molto vintage. Un altro piccolo indizio che ci suggerisce che Lucca una volta fosse romana è dato da Piazza Anfiteatro, una piazza letteralmente costruita su un antico anfiteatro. Fuori dalla piazza si vedono ancora letteralmente i mattoni dell'anfiteatro. Questa è la chiesa di San Frediano, è così vanitosa che ha voluto mettere i mosaici per fuori. All'interno troviamo San Frediano e chi se lo aspettava, intento a spostare il corso del fiume Serchio da Lucca, così che non venisse sempre inondata, dato che con Rastrello tanti auguri ci hanno pensato gli operai. Questa è San Zita. Sorpresa dal suo padrone a rubare pane per portarlo ai poveri, Zita rispose che in realtà ciò che nascondeva nel grembiule erano dei fiori e trasformò il pane in fiori. Rimane un mistero il perché invece di rubare il pane al suo padrone non trasformasse direttamente tutti i sassi in pane. L'autore geniale di questa fonte battesimale, per dare l'impressione che i cavalieri stiano indietreggiando, ha fatto calpestare una persona sulla pancia, un sacrificio necessario, quando tiri troppo il collare al cane. Questa è la chiesa di San Paolino e Donato. Lucca è detta la città delle 100 chiese, ne mancano solo 97. Paolino è il patrono di Lucca, non so se sia quello vanitoso o quello che dalle dita sembra più San Silvestro. Questa è la chiesa di Santa Maria Foris Portam, è interessante perché si vede in cima il tipico stile delle chiese aretine, chiamato anche stile di quando è finito il marmo. Arezzo, le vostre chiese sarebbero diventate così. Lucca è un'importante tappa dell'antica via Francigena, che attraversa anche la Lunigiana e la Garfagnana, per questo voglio rendergli omaggio con i loro tartufi. Quando viaggio mi piace alloggiare in posti di fortuna per vivere appieno l'esperienza. Mi sento come un pellegrino medievale. Oltre a Lucca Comics, che in caso non la conosciate è la fiera di fumetti e cultura pop più grande d'Europa, a Lucca ci sono una montagna appenninica di altre fiere come il Summer Festival, il Winter Festival, Verde Mura i primi di aprile con Collezionando, Lucca Film Festival, MIAC, Mostra Internazionale dell'Industria Cartaria, Tattoo Expo, Nebraska War, Murabilia e tanto altro. Per questo Lucca viene chiamata anche città delle 100 fiere. I lucchesi non amavano ostentare ricchezza, esternamente le case facevano abbastanza schifo, eccetto questa, ma dentro, signora mia, era un tripudio di lusso. Infatti i nobili del tempo facevano a gara per ospitare persone illustri, dato che non c'erano dei veri e propri edifici pubblici dove farlo. E a proposito di residenze sfarzose, seguo le indicazioni per andare alla Torre Guinigi, perché sono troppo pigro per alzare la testa. È una torre altissima, famosa per avere un antico giardino pensile. Dalla cima ci si presenta il panorama di tutta Lucca. È qui che Paolo Guinigi si rifugiava, immerso tra i suoi pensieri, proprio come Batman. La torre si trova in un quartiere di palazzi tutti del Guinigi, dove ci sono molti gatti. Di chi è il palazzo del Guinigi? Ma è loro il palazzo del Guinigi. Questo è il palazzo Bernardini. Questa pietra si chiama Pietra del Diavolo, perché il diavolo aveva convinto i signori Bernardini a costruire il palazzo sopra un'immagine sacra, quindi per ripicca ora si tengono questa pietra incurvata. Ma chi è il gatto di Satana? Tu sei il gatto di Satana. Qui c'è l'orto botanico di Lucca, che, dato che sto facendo un documentario, è chiuso in manutenzione. In questo lago dell'orto botanico si narra che Lucida Mansi, una nobile del 600, venne trascinata giù dal diavolo, poiché gli chiese di rimanere giovane per 30 anni in cambio della sua anima. Allo scadere del tempo, però, Lucida cercò di fermare l'orologio della Torre delle Ore, ma fallì e il diavolo la portò all'inferno, passando per questo laghetto che nel 600 non esisteva ancora, ma facciamo finta di sì. In ultimo, il Duomo di San Martino, il pezzo forte di Lucca. Il costruttore ha calcolato male gli spazi e ha dovuto schiacciare la facciata dentro il campanile. Cominciamo bene.
Qui c'è San Martino e qui un uomo e un drago che si vogliono bene, Leone di Lucca, non si sono risparmiati con i dettagli. Fuori c'è scolpito un labirinto con un'incisione che parla di Teseo e Arianna, un crossover miti greci Bibbia che neanche Marvel e DC. E a proposito di Marvel, ecco un affresco antesignano delle locandine di Hollywood. Si trova sopra l'altare, seguito dal cielo stellato che faceva tanto figo a quei tempi, ma direi che fa figo anche ora. Nelle vetrate nuove ritroviamo i nostri eroi, San Paolino, patrono della città, che ferma una palla di cannone, prossimo fumetto per il Lucca Comics, San Paolo è quello che tutti confondono per San Paolino, San Frediano, quello che con Rastrello voleva deviare il fiume, e San Zita, che trasformava il pane in fiori, ma non il contrario. Oltre a qualche cosetta del ghirlandaio e di Tintoretto, un'opera che non lascia indifferenti è la scultura di Ilaria del Carretto, moglie di Guinigi. Fa strano pensare che sia una scultura del 400. Hanno persino rappresentato un cane, una razza che oggi non c'è più, simbolo della fedeltà di Ilaria. A quanto pare Guinigi voleva far sapere a tutti che non aveva le corna. Ma il fiore all'occhiello del Duomo è il volto santo, una scultura cheropita che significa non fatta dall'uomo. Infatti si racconta che Nicodemo abbia scolpito il corpo appena morto Gesù, mentre il volto lo abbia scolpito Dio in persona, forse perché Nicodemo non era bravo a fare le facce. Gli scienziati si dividono sul fatto che sia stato davvero scolpito da Dio, ma sono concordi che si tratti della più antica scultura lignea dell'Occidente. Un'opera importantissima per Lucca, che ogni 13 settembre viene portata in processione attraverso una città illuminata tutta di candele. Siamo quindi giunti al termine del nostro viaggio, un viaggio che ci ha portato a scoprire Lucca Comics and Games, ma senza Comics and Games. Quando passerete di qui la vedrete con occhi diversi, una città dalle 100 storie racchiuse da un croccante strato di mura ancora intatte, mura che sono pronte ad accogliervi tutti, persino, almeno per ora, i fiorentini. Maria, tira il dito. Gabriele, piantala che ti tiro una sberla.